tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Nel video tutorial di oggi vedremo come realizzare questa semplicissima maglia basica che di cui non pensavo neanche di farvi il tutorial, ma l'avete vista pubblicata nella mia pagina e mi sono arrivate veramente tantissime richieste di aiuto per come appunto poterla realizzare. Vedete, è una lavorazione che comunque è molto semplice perché realizzata tutta a maglia bassa, però appunto questo effetto che mi avete chiesto così molto velato è dato dalla lavorazione della maglia con un filato molto sottile di Kid Silk, Mohair e seta, e quindi l'effetto straordinario che ne esce è proprio dovuto alla bellezza del filato che rende questa lavorazione così elegante. Per il mio progetto quindi ho utilizzato 3 gomitoli e l'inizio di 1/4 di questo filato che è il Kid Silk. Come vi ho detto, poi in descrizione troverete tutte le informazioni che vi serviranno, che con calma potrete andare a vedere, e è un filato veramente molto bello, molto morbido. La maglia pesa soltanto 85 grammi, quindi veramente è leggerissima, e perché un gomitolo appunto di questo filato pesa 25 grammi ma ha una resa altissima, perché per 25 grammi noi abbiamo 210 metri. Vedete, 75% mohair e 25 seta, quindi una nuvola, e addosso scalda tantissimo, perciò un capo molto leggero che con cui non vi sentirete assolutamente appesantite. Poi per la lavorazione io avrò bisogno di 1 metro, ovviamente, per prendere le misure, di un paio di forbici, di un uncinetto del numero 4 e di un ago da lana per nascondere le mie codine. Uncinetto del numero 4 perché in effetti il filato è molto sottile. Io ho utilizzato un uncinetto piuttosto grosso, diciamo, per questo tipo di filato, proprio per dare alla maglia questa lavorazione molto traforata e garzata. Non mi dilungherò molto sulle spiegazioni del progetto. È un progetto appunto che è facilissimo da realizzare per chi ha esperienza con l'uncinetto, quindi date un paio di misure, ma anche date un paio di indicazioni. Sicuramente chi già ha esperienza con l'uncinetto riuscirà a realizzarlo senza problemi. Più che altro magari a chi ha meno esperienza e mi ha chiesto, darò appunto delle indicazioni, ma non mi dilungherò troppo sull'esecuzione del progetto perché veramente è di una facilità estrema. Allora, la mia base della maglia misura 50 cm, quindi io ho montato un numero di catenelle che poi andremo a vedere assieme, vi dirò quante, tante quante da avere una larghezza di 50 cm. Quindi non è detto che con la mia mano di lavorazione, appunto il mio uncinetto numero 4, il numero di catenelle montate per voi sia lo stesso, nel senso che ognuno ha una tensione del lavoro personale, quindi fate una prova, eventualmente una campionatura. Comunque montate tante catenelle quante appunto vi serviranno per raggiungere la misura della base, che nel mio caso appunto per una taglia S è 50 cm. Anche qui ovviamente poi voi potrete sviluppare il vostro progetto in base alla vostra taglia, alla vostra fisicità, basandovi anche su una maglia che già possedete e che quindi volete magari replicare come misure. Poi ho lavorato a maglia bassa con giri di andata e di ritorno per un'altezza di 52 cm, quindi ho lavorato per 2 pannelli, davanti e dietro. Una volta lavorati i miei pannelli li ho assemblati e ho fatto le mie cuciture qui ai lati, lasciando lo spazio per il passaggio delle braccia, e quindi ho calcolato 21 cm ovviamente per lato. Ho cucito, inizialmente appunto io sono partita a cucire prima la parte delle spalle, che di solito è quella che si cuce prima, e quindi ho lasciato centralmente per il passaggio del collo 27 cm. Anche qui farete le vostre valutazioni. Una volta cucite le spalle sono passata a cucire i miei 2 laterali. Una volta cuciti i laterali, sulla circonferenza appunto che mi restava libera per le maniche, ho lavorato in tondo, in questo caso, la manica, e lavorandola in lunghezza applicando poi delle diminuzioni per restringerla leggermente. Come lunghezza la manica l'ho lavorata per 44 cm, quindi queste sono indicativamente le misure
che ho fatto per me. Poi alla fine del progetto io ho abbellito il contorno dei polsini ed anche della base della maglia semplicemente con dei punti ventaglietto, appunto per dare un particolare, un dettaglio a questa maglia, mentre qui intorno al collo ho fatto un punto semplicissimo dei pipiolini, così intorno, molto semplici. Alla fine per le maniche ho fatto semplicemente una catenella e ho rifinito con un cuoricino, quindi la chiusura, quindi veramente proprio piccoli dettagli appunto che rendono elegante questa semplicissima maglia. Per le maglie di base io per i miei 50 cm ho montato 64 maglie, quindi 64 maglie basse di base, però appunto non è detto che per voi 64 maglie vi diano 50 cm, potreste avere una mano un po' più larga di lavorazione o un po' più stretta e quindi avere una lunghezza diversa dalla mia, perciò fate un attimo i vostri calcoli. Con l'uncinetto del numero 4 avviate una catenella lunga quanti centimetri voi volete appunto di base per la vostra maglia. Nel mio caso erano 50 centimetri. Una volta avviate e fate anche la campionatura magari prima su un campione di 10-20 cm per 10-20 e iniziate la lavorazione quindi a maglie basse. La lavorazione del pannello si svolgerà appunto eseguendo con giri di andata e ritorno semplicemente delle maglie basse, perciò dovete avere una tensione del lavoro regolare e tanta pazienza, perché appunto la maglia bassa ovviamente rispetto alla lavorazione a maglie alte si sviluppa meno, è più piccolina, quindi in altezza cresce meno, perciò mi raccomando non tirate il filo, lavoratelo con punti regolari senza tirare la lavorazione, mantenendo sempre il lavoro morbido, e questo richiede un pochino di esperienza. I filati così sottili non sono semplici da lavorare con gli uncinetti grossi, quindi bisogna prendere un po' di dimestichezza e prenderci un pochino la mano. Lavorata tutta la vostra prima riga, vi alzate con una catenella, girate il vostro lavoro e riprendete la vostra lavorazione. Io ho lavorato sempre le maglie in costa davanti per tutti i giri. Significa che ho puntato l'uncinetto soltanto nella prima delle due. Vedete, queste qui sono tutti e due i punti. Io ho puntato l'uncinetto soltanto nel punto che mi si propone nella parte davanti e ho continuato la mia lavorazione per tutti i giri di andata e ritorno a lavorare in questo modo. Dovete appunto trovare una posizione comoda per lavorare e avere questa tensione del lavoro molto regolare. Terminato il secondo giro, vi alzate con una catenella, quindi, e puntate l'uncinetto all'interno della prima maglia, che è questa, e nella costa davanti. Quindi procedete così con la lavorazione dei vostri due pannelli. Dopodiché, una volta realizzati, andrete ad applicare le cuciture così come vi ho detto per le spalle. I due punti delle spalle io ho lasciato 27 cm per il collo, e poi andate a cucire queste due parti qui e andate ad iniziare la lavorazione delle maniche circolarmente. Vi dovrete agganciare con il filo nella parte sotto, diciamo per intenderci quella sotto l'ascella, e iniziare la lavorazione lavorandola in tondo, chiudendo l'ultima maglia
bassa effettuata agganciandovi con una maglia bassissima alla prima maglia e andate a proseguire così circolarmente. Ogni 4-5 centimetri di lavorazione fate una diminuzione, una a inizio giro e una in prossimità della fine del giro, lavorando appunto una maglia bassa, una maglia successiva e chiudendole appunto assieme. Vedere per le diminuzioni come fare sotto la manica, quindi lavorate, allora mettete dentro il filo e lo portate fuori senza lavorarlo. Nella maglia successiva portate fuori il filo senza lavorarlo e chiudete le due maglie assieme. Avrete così ottenuto una diminuzione e poi potete ripartire in tondo con la lavorazione sempre a maglie basse. Le diminuzioni quindi me le fate sempre a inizio e fine giro ogni 5 cm, quindi a intervalli regolari. Non serve che la manica si restringa troppo, perché poi noi andremo a fare un laccetto con una catenella, semplicemente agganciando questo cuoricino, e andremo a restringere il polsino. Vediamo un attimo come lavorare i decori intorno alla maglia, quindi questi ventaglietti di rifinitura. Per la lavorazione della manica appunto vi ho soltanto spiegato come fare agganciandovi. Se ancora avete dei dubbi, perché adesso non vi faccio vedere la dimostrazione perché l'ho già realizzata, se ancora avete dei dubbi su come appunto agganciarvi e lavorarla in tondo, potete andare a vedere il mio video tutorial del cardigan cuori nella parte appunto di come ho continuato a lavorare le maniche in tondo, giusto per vedere come chiudere i giri, e quindi potete eventualmente, se siete poco esperte, prendere di riferimento la parte della manica del video tutorial del cardigan cuori. Per i ventaglietti di rifinitura intorno alla maglia e intorno alle maniche ve lo faccio vedere proprio su un pezzettino che io ho fatto proprio così, perché appunto la maglia l'ho già realizzata. Quindi allora al termine del mio giro mi alzo con una maglia bassa, filo sull'uncinetto, salto una maglia di base e nella seconda farò 7 maglie alte all'interno dello stesso spazio. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto la maglia di base successiva e sulla seconda, su quella dopo, faccio una maglia bassa. Filo sull'uncinetto, salto una maglia di base e sulla seconda faccio nuovamente le mie 7 maglie alte. Quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto due maglie di base, quindi la prima, e nella seconda entro e faccio una maglia bassa e procedo così lungo tutta la mia circonferenza fino a completare tutto il giro con questi ventaglietti. Per il laccetto, che poi andremo ad inserire con l'aiuto magari della godalana intorno alla nostra manica, avviamo una catenella lunga 50 cm. Quindi 50 cm facciamo la nostra catenella, dopodiché andremo ad agganciarci con il nostro cuoricino. Per la catenella e il cuoricino io questa volta vado a mettere il mio filato doppio, perché altrimenti la catenella diventa troppo sottile e si spezza. Quindi lavoro il mio filato a doppio filo ed inizio a lavorare la mia catenella. In questo modo, vedete, il mio laccetto acquisterà più spessore. Una volta realizzati i miei 50 cm di catenella, nell'ultima asola la tengo un pochino morbida,
salto 3 maglie, quindi 1 2 3. Nella terza vado a fare 3 maglie alte, quindi 1 2 3 e faccio una maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Poi sempre all'interno dello stesso spazio, quindi che sarà il centro del mio cuoricino, metto il filo sull'uncinetto e vado a fare 3 mezze maglie alte, quindi una, 2 e 3. In questo modo. Per effettuato le mie 3 mezze maglie alte, rientro sempre all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta nuovamente. Questa sarebbe la metà del mio cuoricino. Rientro quindi all'interno dello stesso spazio e faccio di nuovo le mie 3 mezze maglie alte, facendo attenzione il tutto di non tirare troppo il filo del mio lavoro, ma lasciando la lavorazione morbida. Facciamo le nostre 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. E ritorno al centro del mio cuoricino facendo 2 catenelle e chiudendo, agganciandomi appunto al centro con una maglia bassissima, in questo modo. Ora ci alziamo con 2 catenelle e proseguiamo questo secondo giro facendo delle maglie basse intorno al mio cuoricino, quindi faccio una maglia bassa in quella che era la prima maglia del giro precedente. Nella seconda maglia faccio 2 maglie all'interno dello stesso spazio, quindi una e 2 per dare appunto rotondità all'angolo del mio cuoricino. Lavoro nelle 4 maglie consecutive 4 maglie basse, quindi una, 2, 3 e 4. Quindi ho lavorato una maglia bassa su ogni maglia sottostante. Arrivo a quello che è, diciamo, la punta del mio cuoricino e all'interno della puntina lavoro all'interno dello stesso spazio 3 maglie basse per andarmi a creare appunto l'angolino del mio cuore. Ora proseguo lavorando e risalendo 4 maglie basse consecutive, quindi una, 2, 3 e 4. Qui, diciamo, nella curva del mio cuoricino faccio 2 maglie basse all'interno sempre dello stesso spazio per dare rotondità, vedete, al cuore. Poi faccio qui una maglia bassa e poi effettuo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e mi posso agganciare o al centro del mio cuoricino con una maglia bassissima oppure con una maglia bassissima nella prima maglia bassissima del giro precedente, ma io chiudo con una maglia bassissima all'interno del mio cuore. Quindi prendo il filo e vado a chiudere in questo modo. Ecco qui. Tiro bene questa cordicina che, diciamo, è il centro del mio cuore, quindi vado a restringere il buchino. Con la mia forbice taglio il laccetto. Quindi vado a tagliare il mio filo in questo modo.
e con il mio ago da lana vado poi a nascondere il mio filo in mezzo ai punti. Tiro bene comunque ancora il centro e tiro anche questo laccettino qui in modo per stringere il mio cuoricino e vado a nascondere il mio filo facendo qualche passaggio per nascondere. Il mio cuoricino è pronto, quindi non faccio altro che prendere il mio laccetto, passarlo all'interno, adesso io ne ho fatto un laccetto corto per farvi vedere, passando all'interno del mio ago da lana, in questo modo, e andrò ad inserirlo ogni 3 maglie dentro e fuori in questo modo, così, vedete? Fino a coprire tutta la circonferenza della manica e ad ottenere il mio laccetto. Io ho fatto il cuoricino soltanto da un lato, voi potete scegliere di farlo, non farlo, farlo da entrambi, tutte le due punte tutte le due lati del laccettino, quindi potete decidere voi. Anche per oggi il nostro video tutorial è terminato. Sono molto contenta e non pensavo che questa maglia così vi piacesse così tanto e ne sono molto felice. Questa è la dimostrazione che a volte basta un filato veramente prezioso e particolare come questo Kid Silk Mohair, un uncinetto di uno spessore un po' più grande per lavorarlo e con un progetto veramente molto semplice chiunque può ottenere veramente una maglia elegante e preziosa, ma soprattutto leggerissima e che scalda tantissimo. Io adoro appunto portare capi molto leggeri addosso che non appesantiscano, penso che tutti siano contenti appunto di avere un capo leggero e caldo che non ci faccia sentire legati, non ci infastidisca e non ingoffi sotto alle giacche e quindi diciamo io adoro questo tipo di progetti così molto caldi e avvolgenti con pochissimo peso. Vi ringrazio tantissimo per tutto l'affetto e tutto il calore che mi dimostrate, sono appunto felice di dedicarvi questi spazi appunto con questi progetti. Come sempre vi rinnovo l'invito ad iscrivervi nel mio canale YouTube se vi fa piacere e a seguirmi nella mia pagina Facebook per condividere assieme i nostri lavori. Fatemi sapere che cosa ne pensate del progetto per chi lo vede per la prima volta e fatemi sapere appunto se avete intenzione di realizzarlo, che sono curiosa appunto di vederlo. Vi abbraccio tutti e vi saluto e ci vediamo al prossimo video tutorial. A prestissimo, ciao ciao!